Ciao a tutti, ben ritrovati ragazzi. Ci troviamo qui per parlare di un tool veramente notevole che sta vendendo Fortwall. In realtà sono due i tool che mi piacciono in modo particolare, ma in questo video vorrei mostrarvi quello che permette ai fashion blogger, ma anche ai blogger che si occupano di decorazione e quindi bloggano per case, per prodotti di arredo della casa, di creare i propri credits in modo semplice e veloce. Non sarà più necessario quindi andare a copiare e incollare la descrizione dell'oggetto, di ogni singolo oggetto sul proprio blog, ma è sufficiente fare un semplice copia e incolla di quello che ritorna da questo HUD in local. Vediamo come funziona subito dopo la sigla. Ed eccoci qua. Allora, qui dietro di me, come vedete, c'è un pannello dove c'è un prodotto in offerta per i 50 Linden Fridays. In realtà è ancora disponibile, anche se il 50 Linden Fridays è già passato come evento, naturalmente, però questo ve lo consiglio e visto che è ancora in vendita per 50 Linden, correte a prenderlo, perché un HUD che ti permette di cambiare l'angolatura della camera in modo automatico, soprattutto per i fotografi e per chi fa video, è sicuramente importante. Io lo uso nei miei video quando vedete che mi inquadro mentre cammino e quindi ci sono le varie inquadrature mentre mi sto muovendo all'interno di una location, lo faccio attraverso questo HUD. Io in realtà ne ho anche un altro che anni fa avevo pagato per una cifra veramente altina, ma questo per 50 linden è veramente un affare. Siccome resta 50 linden soltanto per un tempo limitato, vi consiglio di venire a prenderlo. Ok, detto questo, passiamo invece a parlare dell'UD che dicevo prima, cioè della possibilità di creare dei credits in modo semplice e veloce. Siccome non vogliamo perdere tempo, possiamo andare direttamente qui. Io adesso mi trovo direttamente nel negozio di Fortwall, lascio come sempre il link per accedere a questo negozio in descrizione, ma per trovare subito l'oggetto che ci interessa senza viaggiare, insomma senza andare in giro, senza perdere tempo, possiamo andare in mondo, cerca area e qui scrivere Quick Credits perché l'oggetto in questione si chiama Quick Credits. Qui basterà semplicemente cliccare sul risultato, tasto destro, andare in zoom e a questo punto abbiamo direttamente il posto dove l'oggetto è ubicato. Ovviamente cosa succede? Lui prende la parete da dietro, quindi noi dovremo girarci un attimo per vedere dove si trova l'oggetto. E questo è l'oggetto in questione. Allora, l'oggetto in questione costa veramente poco, sono 199 linden, ma sono veramente soldi ben pagati perché il vantaggio che si ha avendo questo HUD è notevole. Io fino all'ultima volta che ho dovuto bloggare per un evento, sono abbastanza impazzita a copiare e incollare i credits a uno, anche perché gli oggetti erano tanti, i cambi di vestiti erano tanti e quindi effettivamente ho perso veramente molto tempo. Ho già provato questo HUD naturalmente e adesso ve lo mostro ed è sicuramente molto molto efficace. Ok, adesso vediamo insieme come funziona. Diciamo che preso questo HUD e vi consiglio caldamente, preso anche questo ulteriore HUD per i cambiamenti di fotocamera, a questo punto io me ne andrei, come dice la canzone, e andiamo a vedere a questo punto come funziona questo bellissimo HUD. Ok, mi sono spostata a casa mia, a The Gold Rose, e adesso vediamo come funziona questo HUD per vedere in modo automatico e in local tutti i credits degli oggetti che sto indossando in questo momento. Questo altro HUD che vedete qui è l'HUD relativo invece alla camera, quell'altro bellissimo HUD che vi dicevo che costa soltanto 50 linden e che serve per andare a fare i movimenti di camera che sono molto utili sia nell'ipotesi che si debbano fare delle fotografie sia nell'ipotesi che si debbano fare dei video, quindi come dicevo ve lo consiglio. Torniamo ai nostri credits. Allora, supponiamo che io voglia vedere esattamente i credits degli oggetti che sto indossando in questo momento. Clicco qui, quindi clicco su Quick Credits dopo averlo naturalmente spacchettato e vado su Attachments. Andando su Attachments, come vedete, in local ottengo esattamente quello che sto indossando in questo momento. Ok? Ma supponiamo invece che adesso io voglio vedere non quello che sto indossando, ma voglio vedere quello che
è presente qua su questa sim, quindi io supponiamo che devo bloggare per questa casa, per tutto quello che è contenuto qui dentro e quindi voglio vedere esattamente quali sono i credits, non voglio farli a uno per quanto riguarda gli oggetti che sono appunto rezzati. Allora, la prima osservazione da fare è che questa cosa è possibile farla soltanto nell'ipotesi che si abbiano i diritti di Rez, quindi la potete fare soltanto a casa vostra o comunque presso una sim dove il proprietario vi ha dato i diritti per rezzare. Però se bloggate normalmente lo fate su una vostra Skybox e quindi i diritti di rezzare li avete. Ora qui clicchiamo ancora sul nostro HUD, andiamo qui, questa volta dovremo andare su Rez Cube, cioè dobbiamo rezzare un cubo verde in particolare, all'interno del quale, che viene rezzato tutto intorno al nostro avatar, e il cubo dovrà essere spostato e ridimensionato in modo da comprendere tutti gli oggetti che io voglio andare a bloggare. Quindi io prendo il mio cubo, lo sposto, lo vado ad allungare perché deve ricomprendere insomma un po' di oggetti. Supponiamo che voglio far ricomprendere tutti gli oggetti che sono contenuti in questa casa, quindi lo risposto, ecco così, in modo tale da essere certa che il cubo comprende tutta la casa. Lo posso spostare anche lungo gli assi, quindi posso andarlo a centrare. Il mio consiglio, ma che poi non è il mio, ma è il consiglio del creatore dell'UD, non fate inutilmente il cubo troppo grande, perché fare il cubo troppo grande comporta semplicemente un rallentamento nell'operazione dei credits, che comunque vi garantisco sono velocissimi. Adesso li vediamo. Ok, supponiamo che ho finito e che mi vada bene così, adesso chiudo, ritorno qui a FortoWall, ci clicco, una volta che ho rezzato il cubo posso fare Start. Ok, a questo punto compare questo orb verde che sta scannerizzando tutti gli oggetti che sono all'interno del cubo e come vedete qui in local mi ha dato esattamente i credits relativi appunto a tutti gli oggetti che sono contenuti. La cosa bella è che se ci fossero degli oggetti duplicati all'interno di questo cubo, questi non verrebbero messi in local, quindi viene, diciamo che l'orb considera anche il fatto che ci possono essere degli oggetti duplicati, li esclude e quindi mi dà un unico risultato. Ok? Quindi per questo tutorial è tutto. Una volta che abbiamo finito naturalmente il nostro cubo lo possiamo andare a togliere di mezzo perché non ci serve più e abbiamo finito il nostro lavoro. Mi raccomando, attenzione a togliere il cubo e non altre cose, cosa che a me per esempio è capitata, ma non adesso, non di recente. Ok, per questo tutorial è tutto e ci rivediamo al prossimo video tutorial. Ciao!